Oggi approfitto di un posto veramente particolare per fare una piccola riflessione con voi, ma prima di iniziare questa riflessione vi faccio vedere da che posto sto registrando. Vi faccio giro la camera e vedrete che come avete visto sono proprio davanti al Colosseo. Volevo fare una piccola riflessione con voi sul fatto che tra qualche giorno, più precisamente il 29 di agosto, siamo nel 2023, dovrebbe uscire la nuova versione della Sony A7C, quindi la 7C2 e probabilmente anche la 7C2R o 7CR, poi vedremo come sarà. Ne avevo fatto già un altro video, avevo detto che è nel segreto di Pulcinella. Naturalmente in tutti questi giorni si è saputo qualcosa di più, tra cui una cosa certamente non buona, cioè il costo è molto probabile, si parla di 2.700 euro solo corpo per la 7C2 e per la 7CR addirittura di 3.600-3.700, che sono prezzi veramente impegnativi, tenendo conto che il fatto ci sono varie cose che rendono questa macchina diciamo non esattamente una macchina per uso professionale. In che senso? Non per le cose importantissime, cioè per la qualità d'immagine né per le feature che avrà, ma perché sappiamo che chi fa un certo tipo di fotografia, penso soprattutto a chi fa matrimoni, eccetera, dove deve portare a casa il risultato, non ha la possibilità di dire è andata male, lo rifacciamo. Non avere due slot di memoria per l'SD, eccetera, cioè un backup, rappresenta un grossissimo ostacolo. Dall'altra parte è una macchina che ha le dimensioni, non vi dico di una PSC, ma in generale la 7C ha le dimensioni spesso anche più piccole e anche più leggere di molte micro four thirds, no? Micro 4 terzi, per cui è imbattibile come macchina da travel, no? Per viaggiare tra tutte le full frame. Questo fa sì che quando si sconfini in un territorio economico così importante, in generale sono cose che faranno soprattutto a prezzi che si possono permettere soprattutto i professionisti, e i professionisti probabilmente non sceglierebbero una macchina con solo uno slot. Inoltre proprio il fatto che per chi fa travel eccetera è uno dei plus più importanti, cioè la leggerezza e le dimensioni contenute, in realtà per un professionista sono un problema, perché spesso questo vuol dire avere dei grip più piccoli, quindi dove il dito va sotto la macchina,
e mentre colui che fa travel normalmente fa tantissime foto, ma generalmente le fa poi posa la macchina o la tiene al collo, il professionista nell'ambito dei matrimoni, per esempio, è una persona che va a tenere la macchina in mano praticamente per ore, e questo avendo un grip più piccolo non viene spesso abbastanza compensato dal fatto di avere una macchina più leggera, anche perché macchina più leggera non vuol dire che poi gli obiettivi siano altrettanto leggeri. Come sappiamo, gli obiettivi preferiti da questo genere di professionisti normalmente sono obiettivi zoom normalmente 2.8, quindi con dei pesi e degli ingombri abbastanza grandi, che su una macchina come la 7C potrebbero sbilanciare la macchina. Ecco perché ritengo che a quel prezzo possa non essere una macchina veramente appetibile. Detto questo, io voglio dirvi che io sono felicissimo possessore di una A7C, la trovo una macchina geniale per le mie esigenze, cioè per le esigenze di una persona che la usa soprattutto in viaggio, che la usa per fare magari foto anche di ritratti eccetera, però le sessioni di ritratto sono generalmente sessioni abbastanza corte, non raggiungono le ore che si ha in una sessione per esempio di matrimonio, e quindi diciamo poi non è che abbia particolarmente bisogno di un visore particolarmente grande, di un OBF eccetera. Però per il resto questa è una macchina che mi permette di viaggiare comodamente, anche se devo, diciamo, viaggiare come spesso succede con la macchina nel bagaglio a mano, proprio per evitare danneggiamenti, furti eccetera. Detto questo, io vi dico che anche se potrebbe sembrare che questa macchina, la 7C, abbia delle limitazioni dal punto di vista di molti generi fotografici, in realtà non ne ha praticamente nessuno. Uno slot per uno che fa travel eccetera non è assolutamente nessun problema. In tantissimi anni, in tutte le macchine che ho avuto, mai un SD mi si è bruciata eccetera, anche perché io cioè, allora vi dicevo, io non riesco a trovare per il mio tipo di fotografia una limitazione, ma anche per il video, nonostante questo forse sarà il maggior update che troverete. Allora, dicevo che questa macchina per me non ha alcun tipo di limitazione, non mi limita in alcuna maniera nella mia fotografia, anzi penso che sia veramente una macchina assolutamente fantastica per il tipo di foto che faccio e anche per i video, perché se è vero che non ha i 10 bit, mentre la nuova macchina,
questo sarà il più grande probabilmente update, avrà i 10 bit per la registrazione, quindi si potrà utilizzare molto meglio diciamo, la registrazione in log. Il log ibrido, l'H-log di questa macchina comunque permette di lavorarci veramente molto bene, di avere un ottimo rango dinamico e quindi di poter in fondo riuscire ad avere ottenere anche degli ottimi video. E poi c'è un'altra cosa importantissima nei video, una cosa che va tenuta veramente in conto, soprattutto se si fa video di travel, di viaggi: la possibilità di avere dati giroscopici, cioè la registrazione, i video vengono registrati anche nei metadata anche i dati della posizione della videocamera. Quindi questo permette dopo di stabilizzare il tutto in maniera molto fluida, assolutamente eccezionale, cosa che praticamente è possibile in altre macchine esclusivamente con un gimbal, perché le stabilizzazioni anche ottiche dei macchine grandi è molto complicata. Va benissimo per le foto, ma per i video in generale non è molto accurata, e quindi per fare questo genere di registrazione si ha necessità di un gimbal. Avere la necessità di un gimbal vuol dire avere un'altra cosa grande e pesante dove metterci la macchina, fare la calibrazione, che non vi fate ingannare a quelli che vi dicono no, ma in 2 minuti si fa. No, perché vi dovete appoggiare, trovare un posto stabile, comunque anche se siete bravi ci vuole tempo. Avete un obiettivo e magari si allunga o si accorcia e cambia il bilanciamento. Non ne parliamo se cambiate obiettivo, ogni volta dovreste ribilanciare l'obiettivo. Quindi il mio consiglio è: magari fate dei video un pochino più grandangolari per ottenere poi una stabilizzazione con i dati giroscopici quasi perfetta. Che altro vi posso dire? Vi posso dire che questa macchina, che è stata anche un po' tanto vituperata dicendo ma hanno tolto vari bottoni, in realtà dalla mia esperienza ha talmente tante possibilità di configurazione, di personalizzazione, che tutta questa mancanza di bottoni e ghiere non si sente. L'altra cosa che vi consiglio, se decideste di comprare la vecchia versione della 7C, è prendete il kit. Prendete il kit perché è molto ma molto meglio di quello che mi aspettassi. Io sono sempre quello che ha sempre detto ma un 456 che vuoi che sia troppo. In realtà questi sensori ormai sono così buoni ad alti ISO che non sempre è necessario avere diaframmi molto aperti. E inoltre tenete conto di una cosa, che ormai con tutti questi programmi di IA, di intelligenza artificiale, è possibile fare dei lavori pazzeschi di pulizia ad altissimi ISO dei file. Quindi io non scarterei la possibilità di prendere anche l'obiettivo kit, il 28-60, perché è un obiettivo che alla fine in viaggio
va bene per quasi qualsiasi cosa, addirittura a 60 mm AF4, AF5.6 si riescono anche a fare dei ritratti decenti, perché tenete conto di una cosa: quando voi siete in viaggio non andate a fare ritratti super cremosi col bokeh, perché se siete in viaggio è per vedere qualcosa, quindi anche se mettete una persona davanti all'obiettivo è perché volete mostrare anche ciò che c'è dietro, quindi voglio dire, se vi mettete a fare una foto a 1,8, a 1,4 è stato inutile viaggiare alla fine, perché tanto dietro non si vede niente. Questo per quanto riguarda i ritratti. Penso che state sentendo un po' di casino, perché qua il Colosseo sta per chiudere, quindi ogni tanto parte l'annuncio che il Colosseo sta per chiudere, che già non si possono usare i bagni e così via. Comunque, detto questo, mi interessava fare questa piccola chiacchierata con voi pre-uscita della nuova 7C. Diciamo che seguirò con interesse questa nuova uscita, ma non credo che per ora sarà un articolo che comprerò, proprio perché per l'uso che ne faccio io una spesa del genere non credo sia logica. Probabilmente magari tra un paio d'anni, anche di meno, quando avrà dei prezzi più ragionevoli, si potrà. Ora, proprio dal punto di vista economico invece io vi straconsiglio la A7C normale, perché attualmente è arrivata a prezzi ridicoli, a volte si trova compresa del kit a 1.700 euro circa, nuova, il che vuol dire per una full frame con un autofocus stratosferico che pesa quanto un micro 4 terzi, che vi permette di fare foto meravigliose anche con bassissima luce, perché stiamo sempre parlando di un sensore full frame di Sony, e dei video di altissima qualità, nonostante la mancanza di 10 bit, io credo che quello sia un prezzo che veramente abbia senso per una macchina da travel. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima.